Eccoci qua, un piccolo problemino con la webcam, impazzita. Ero scomparso. Ciao a tutti, vedo che siete tanti in chat questa sera, mi fa molto piacere. Nuova puntata del podcast dedicato ai beat usciti negli ultimi 15 giorni, nelle ultime 2 settimane. I beat degli artisti della comunità lo-fi italiana di Chill Italy. Io sono Davide Perico, sono il vostro ospite qui e vi tiene compagnia e vi vuole raccontare tutte le storie e le curiosità dietro questi beat, dietro queste tracce. Veniamo da una scorpacciata della settimana scorsa, il 6 aprile, con 15 tracce della nostra ultima compilation, che vi ricordo è Lullaby of the Silver Moon, uscita il 4 di aprile. Sta andando bene, siamo molto contenti. Quindi questa settimana, come prevedibile, abbiamo qualche canzone in meno perché abbiamo fatto indigestione la settimana scorsa, insomma. Bene, allora parliamo un attimo di questa Summer Memories di Jax, un brano che nasce durante le fredde e nuvolose giornate invernali, e la prima parte esprime una profonda nostalgia per l'estate trascorsa, per le esperienze e le persone incontrate. È un po' nostalgico, racconta di momenti che non si ripeteranno mai più ma che rimarranno impressi nella sua memoria per sempre. La seconda parte del brano invece è più sognante e riflette la gioia per l'estate che sta per arrivare e si spera che porti con sé nuovi memories, nuovi ricordi. Quindi ascoltiamoci questa Summer Memories di Jax. Eccoci qua, bella Jax, un brano molto interessante, mi è piaciuto molto il sound, veramente tanto, e soprattutto quel cambio di atmosfera nella seconda parte, veramente favoloso, molto morbido, molto intrigante, mi è piaciuto molto, uno dei tuoi brani preferiti per quanto mi riguarda. Sì, il Bimbo Fender ha dato qualcosa in più. Terza traccia di quest'oggi, e qui abbiamo 3 star internazionali della musica lo-fi, e questo brano si intitola Kizuna, di 3 autori, di 3 artisti: Yotsugi, Tony BTM e Mycelium Bug. Ci sono tutti tranne Yotsugi, aveva detto che voleva provare ad alzarsi, me l'ho sgridata
perché insomma l'orario in Giappone è veramente proibitivo, insomma. Questa traccia è uscita 5 di aprile con The Bootleg Boy, con un'etichetta importante specializzata nella lo-fi asiatica specialmente, e fa parte di un EP, un secondo brano di questo EP, anzi per dire la pronuncia corretta, EP Legends, volume 2, dopo il grande successo del primo che ha raccolto oltre 500.000 di streaming in pochi mesi, quindi veramente un risultato importante. Sì, un bel 4,20 in Giappone, quindi pesantuccio insomma. E questa traccia ha avuto questo workflow nella sua produzione. Yotsugi ha realizzato la melodia di Yankin dell'intro, i flauti nel bridge e anche un po' di drums. Tony invece si è occupato del basso, delle melodie di Pipa e dei Ru, e poi nel dare un po' di ambiente all'intro e alla parte del bridge, e poi mix e mastering impacchettato insieme a Mycelium Bug. E tutto questo EP ha come tema la figura del samurai, e la prima parte della song è sulla disciplina, un concetto che io amo moltissimo, sull'allenamento è più orientata alla battaglia invece, mentre dal bridge tutto diventa un pochino più dolce e il chorus parla di amore e quindi questa Kizuna parla di legami, perché questo significa la parola in giapponese, e accentura il legame metaforico con la persona amata. Quindi ora ascoltiamoci questa Kizuna di Yotsugi, Tony BTM e Mycelium Bug. Che dire, fantastica. Poi guardate, io sono ovviamente un folle amante del Giappone, la mia compagna è giapponese, quindi con me vincete facili se mi presentate queste atmosfere, queste sonorità. Sì, poi davvero Yotsugi ha fatto un ottimo lavoro, si sente che sono strumenti nelle sue corde e li respira quotidianamente, sin da quando era bambino, tipici della cultura giapponese. Fantastico brano, bravissimi tutti e tre
veramente bello. Non ho ancora ascoltato purtroppo il primo brano dell'EP perché ho avuto abbastanza da fare, ma aspetto che sia uscito tutto per farmi un ascolto generale. Veramente veramente bravi. Rimaniamo comunque dalle parti di Tony BTM, perché c'è un altro beat suo creato insieme a Luigi Monaco, che vedo qui in chat e lo saluto, grazie di essere venuto. Questo beat si intitola Serenity, è uscito il 3 di aprile ed è stato fatto, dicono, in 4 giorni, insomma, bravi, anche perché il risultato è veramente ottimo. E Tony mi ha raccontato che ha chiesto a Luigi un giro di chitarra felice e positivo per accogliere la primavera. Ha mandato un po' di idee e Tony ha selezionato il loop che si sente in questa traccia. Il pezzo è stato prodotto interamente su quel loop e poi Luigi l'ha impreziosito con un bel assolo di chitarra elettrica. Entrambi sono molto soddisfatti delle vibes di questa produzione e pensano che sia perfetta per la compilation, se non sbaglio, la compilation di Lo-Fi Cat, forse? Chill Cat? Sì, non mi ricordo, forse quella. Bene, comunque il brano è fantastico e ce lo ascoltiamo subito. Serenity di Luigi Monaco e Tony BTM. Bellissimo, grande assolo Luigi, molto bello, bellissimo sound, molto fresco, incisivo senza essere invadente, molto bello. Anche a te Tony, complimenti per la produzione, veramente un ottimo lavoro e assolutamente in tema con la compilation. Spero che avrà un grande successo questa traccia, perché veramente molto fresca, molto piena di energia positiva, molto bravi, veramente bravi. Siamo arrivati, ahimè, già all'ultima traccia, perché come ho detto c'era veramente tanta carne al fuoco solo pochi giorni fa con i 15 brani della compilation di Chill Italy Lullaby of the Silver Moon. E quest'ultimo beat si intitola Tea Garden di Alivi e ATP,
uscito qualche giorno fa, 22 marzo. È una traccia molto suggestiva, con un'atmosfera particolare, anche questa delle vibrazioni orientali e giapponesi che ci portano in un giardino del tè, con il rituale del tè giapponese che amo tanto, immerso nella serenità e nella bellezza di questa straordinaria e plurimillenaria cultura. Strings e flauti poi aggiungono un tocco magico, delicato, etereo alla composizione. Ci parla di melodie fluide, melodie ipnotiche che evocano immagini di cerimonie eleganti e paesaggi naturali che tolgono il fiato, mentre i suoni rilassati e morbidi ci danno una atmosfera di pace interiore e di contemplazione. Ascoltiamoci quindi questa suggestiva Tea Garden di Alivi e ATP. Ecco, ce l'abbiamo fatta, si meritava davvero un ascolto senza interruzioni, senza problemi, perché è una bellissima traccia, veramente bella. E se il buongiorno si vede dal mattino, per la nuova compilation, quella organizzata in collaborazione con Japan Lo-Fi, dal tema anime Lo-Fi, ne vedremo delle belle, perché già stasera abbiamo sentito cose che ai nostri amici di Japan Lo-Fi piacerebbero veramente, veramente parecchio. Molto molto bello. Bravi tutti. Mi dispiace per i grandi inconvenienti di questa sera, quando le cose iniziano male poi cercano di finire sempre peggio, però alla fine l'abbiamo portata a casa. Forse oggi la connessione internet non era nel suo massimo splendore qui dalle mie parti, capita. Il prossimo appuntamento con questo podcast sarà il 23 di aprile, martedì 23 aprile alle ore 21. Vi ricordo di mandare i vostri beat compilando il form sul canale dedicato sul nostro server di Chill Italy. E io do appuntamento a Giovanotto appena finisce questa diretta, registriamo subito l'intervista e la mandiamo nel prossimo podcast. Temo che il software
che sto utilizzando non contempli la contemporaneità di un intervento live e della trasmissione in diretta sui canali di YouTube. Può essere, anche perché la stessa casa madre mi offre un software per fare chat dal vivo, quindi forse è colpa mia che non ho studiato e letto le istruzioni con la dovuta attenzione. Grazie a tutti, è stata faticosa ma bellissima, abbiamo ascoltato 5 tracce veramente fantastiche, una più bella dell'altra. Spero che la prossima puntata possa essere più corposa e sono certo che lo sarà. Prima di salutarvi vi avevo promesso 2 sorprese e la prima è andata a monte perché il collegamento live con Giovanotto è saltato, però la seconda ve la posso dare, visto che un'anticipazione simile è già stata data qui un po' di tempo fa da Jamie Cat. Ebbene, Sleep Tales pubblicherà l'EP mio e di Melodive, quindi siamo molto contenti. Dai, chiudiamo con la notizia bomba e ci vediamo il 23 di aprile qui per una nuova puntata di questo podcast e quotidianamente sul server, come facciamo tutti i giorni. Grazie a tutti ragazzi, è stata dura, la prossima volta andrà meglio. Ciao, buonanotte.